Ben trovata ciurma! Allora, quest'oggi vi porto un po' a vedere dove tutto è nato, dove è cominciata la mia passione per la vela e dove anche quella per la scrittura si è formata e consolidata, partendo dalla lettura. Vedete com'è in questo brevissimo viaggio, vi farò scoprire dove tutto ha avuto inizio. Ok, partiamo! Andiamo! Sperando di non fare incidenti. La cintura di sicurezza bisogna sempre metterla. E bravi, eh? E si va, si parte. Allora, immagino che anche voi avrete dei luoghi simbolo che hanno rappresentato l'inizio di qualcosa di importante per voi. Io ne ho un paio, forse non sono dei luoghi così belli come altri che ho avuto la fortuna di vedere nel mondo, più anche in Italia, ma sono luoghi significativi perché rappresentano l'inizio di un qualcosa di irreparabile, che è la passione per la vela e anche la passione per la scrittura, perché in questi luoghi le due cose si sono fuse e hanno permesso di arrivare a quella che è la versione definitiva di Svelando. Perché Svelando, voi non lo sapete, è un progetto che nasce tanti anni fa. Studiavo ancora all'università e avevo semplicemente la voglia di tornare in barca, perché per un po' di anni l'ho dovuta abbandonare, l'ho lasciata, ed è probabilmente stato uno dei più grandi errori che abbia commesso, perché ci sono cose per ognuno di noi, credo e spero, che sono fondamentali per un proprio equilibrio, per trovare la serenità e la pace interiore e poter affrontare anche tutte le sfide che la vita ci mette davanti. Non si può pretendere di avere un percorso facile, le difficoltà ci sono e vanno affrontate. Ecco, la vela per me è lo sfogo o quell'angolo di mondo che mi permette poi di affrontare tutto. Mi basta qualche giorno, cullato dal vento, l'odore del mare, i sapori che il mare mette a nostra disposizione, gli orizzonti, i tramonti, le albe, il rumore delle barche in secca e il rumore delle barche in porto, così come il rumore di una barca che naviga a motore e a vela. Io sono più per la vela e non disdegno alcune barche a motore, ma il fascino di navigare col vento è indescrivibile. Allora, questo primo posto diciamo che è proprio la scintilla, non tanto per il posto in sé, quanto perché effettivamente lì tutto è cominciato per caso, ma non si è più fermato. Quindi andiamo a vedere. Vai! Allora, eccoci qua, questo è il primo punto che voglio far vedere e questo è esattamente il tratto di acqua navigabile che per primo ha visto me e la mia piccolissima imbarcazione, che allora era un Optimist, insieme navigare per le prime volte. Queste sono le acque del lago di Garda, per chi non l'avesse capito, e ci troviamo esattamente sulla foce del Sarca. Qui davvero tutto ha avuto inizio, anche se proprio i primi approcci sono stati un po' timorosi, un po' non sciolti, non è stato un amore a prima vista. La cosa si è sbloccata nel giro di 2 giorni, penso, con le prime uscite pomeridiane. Ecco, all'inizio ho fatto questo corso di vela qui e ci facevano uscire in mattinata, come adesso, perché la mattina qui c'è un vento che proviene da nord che si chiama Peler, che incontrando subito il Garda qui non forma onde e non è particolarmente teso a queste ore della mattinata, perché pian piano adesso, essendo un vento termico quello che abbiamo qui,
andrà scemando fino all'arrivo dell'ora, anche se non è ancora proprio il periodo di ora questo. Con la Pasqua arrivano le prime ora forti. Il Garda insegna subito cosa è la vela e quanto questa possa essere una maestra di vita che ci faccia crescere. Insomma, a me ha fatto crescere tantissimo. È uno spettacolo invidiabile e spero vi piaccia, perché rappresenta il principio di una passione. Lo so che forse lo percepisco solo io, ma in questo viaggio qui tutto ha davvero avuto inizio. Insomma, qua è il principio e l'origine di tutto. Allora, spero che si senta qualcosa, perché ho proprio il vento contro e questo Pelé è freddissimo questa mattina, però c'è un cielo straordinario. Adesso vi faccio vedere lo scivolo, quello che ha accolto proprio il primo contatto tra l'Optimist e me, insomma, in questa impacciato primo approccio, perché all'inizio erano veramente tutti molto incapaci, ma credo che sia giustamente anche normale. Andiamo. Ok, questo qui alle mie spalle è lo scivolo che ha accolto questo mio primo contatto con la barca a vela e il lago di Garda, la navigazione, tutto quanto. Ecco, una piccola nota storica: tutto quello che vedete qua dietro, questo piccolo porticciolo, ma anche altre cose che vediamo se riesco a farvele vedere. Ecco, tutta questa zona e questa fascia che qua vedete è cambiata tantissimo negli ultimi 20 anni. Tutto questo non c'era, qua era molto più, chiamiamolo così, selvaggio, molto più, da un certo punto di vista, naturale. Ecco, adesso è molto più antropizzata come zona, ma alcune soluzioni mi piacciono, altre meno. Un altro argomento, magari in futuro potremo anche parlarne. E qui questo è proprio il primo contatto, l'inizio di tutto. Vi faccio vedere un po' più da vicino. Un'altra cosa interessantissima. Per chi non lo sapesse, questa zona del lago di Garda si trova in Trentino, quindi già l'idea di essersi appassionati alla vela e soprattutto al mare, partendo da un lago nel nord Italia, fa morire da ridere. Ma la cosa che mi stavo quasi dimenticando è che io ho anche il brevetto da sub, e quindi il mare di sotto l'ho preso proprio qui dietro alle mie spalle. C'è una piattaforma a meno 20 metri sotto il livello del lago, dove si fanno i corsi di sub di immersione PADI e dove io ho conseguito il mio brevetto. Quindi tutto qui, veramente tutto, da questo lago, da questa parte del nord Italia, mi ha portato al mare e alla passione per la vela. E tutto questo, tutte le cose che ho visto navigando, anche la parte agonistica della vela, mi hanno portato anche a far crescere la passione per la scrittura. Non so se si riesce a vedere come lo vedo io il collegamento, ma ve lo assicuro, ed è straordinario. Ok, qua dietro adesso vediamo se riesco a farvi vedervi la boa che indica la piattaforma. Giusto così, Se la vedete bene, vediamo, zoomiamo un attimo. Eccola lì sotto c'è quella piattaforma di cui vi ho appena parlato. Ecco, quella è una madonnina, di là all'estate si fanno un sacco di tuffi, e tutta questa zona, che è la Baia Azzurra, è veramente un angolo paradisiaco, probabilmente uno degli angoli più belli che ci sono su tutto il lago di Garda. Non mi sembra di dire una cazzata. Ok. Un'altra cosa. Eccoci, un'ultimissima cosa allora. Dunque, per quanto riguarda la questione letteraria, la passione letteraria collegata al mare, all'avventura, alla voglia di viaggiare, di scoprire, tutto ha avuto inizio da questo grandissimo classico, L'Isola del Tesoro di Stevenson, ovviamente, a cui si collega però un altro grande romanzo, formato iperborea, formato che io purtroppo non amo particolarmente, anche se ci sono veramente dei gran titoli. La vera storia del pirata Long John Silver di Björn Larson,
Questi due sono stati i capisaldi della letteratura marinara, se possiamo così dire, degli albori, insomma dell'inizio, di quando ero giovane. Ce n'è un altro veramente di titolo importante che mi ha dato la passione per la scoperta, la passione più che altro per la libertà, la voglia di scoprire il mondo, girare, viaggiare, appassionarmi alle cose che vedo e alle cose che conosco, ed è un libro secondo me essenziale da leggere quando si è bambini, ma anche dopo, sicuramente anche dopo. Purtroppo non ho da farvelo vedere, ma è I ragazzi della Via Pal. È un libro veramente fantastico, chi l'ha letto lo può capire, chi non l'ha letto leggetelo subito, non potete non leggerlo. Un'ultima cosa, no, niente, scherzavo, non ho null'altro da dire. Questo insomma è tutto quello che mi ha portato a Svelando, prima ancora che Svelando fosse un'idea nella mia testa. Da qui tutto ha avuto inizio e niente, seguiteci, perché le storie che racconteremo, le cose che vedremo, i racconti che nasceranno, le persone che incontreremo, sarà veramente un viaggio incredibile, ve lo giuro. Io spero siate in tanti, spero che alcuni di voi parteciperanno, come lo scoprirete a breve. Quindi mettete innanzitutto mi piace al video e condividetelo, iscrivetevi al canale, assolutamente. Nella descrizione troverete i link degli altri canali social, cliccateci sopra, mettete i mi piace, collegatevi, seguite gli aggiornamenti, andate sul blog, leggetelo, sfogliatelo, condividete quello che volete condividere, ma scriveteci pure, la mail la trovate, se no ve la dico qua, è svelandoilterritorio@gmail.com. Fateci tutte le domande che volete, noi siamo a completa disposizione, e dateci anche delle idee di quello che vorreste sapere di più in questi vlog che facciamo settimanalmente per spiegare cos'è Svelando e tutti i suoi progetti collegati. Questo era un po' il video di come tutto ha avuto inizio, spero vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima settimana. Ecco cosa mi sono dimenticato. Nei link in descrizione troverete anche dei rimandi ad Amazon, dove potrete acquistare la stessa attrezzatura che sto utilizzando per questi video. Quindi se acquistate da lì ci date un po' di soldini che male non fanno. Potete anche diventare Patreon dando una libera donazione, anzi non è libera perché ci sono degli scaglioni 5, 10, insomma fate la vostra scelta. Ci saranno delle ricompense per chi sarà il nostro Patreon. E ultimissimissimo link che dovrete cliccare è quello per le magliette. Acquistate le nostre magliette e ci finanziate così. Grazie davvero, alla prossima, è tutto!